Ciao ragazzi e bentornati sul Kanki canale. Io sono Ciro e oggi parliamo di Mavic Air, ovvero nato nel 2018, conviene ancora cercarlo? Dopo 2 anni dalla sua uscita. Nel frattempo sono usciti un nuovo modello, sono state evoluzioni della tecnologia, miglioramenti. Insomma, cercheremo di capire se questo piccolo gioiellino del 2018 vale ancora la pena cercarlo e a che prezzo portarlo a casa. Ma il like l'avete già messo? O siete come me uno di quelli che lo mettono alla fine? Poi magari alla fine ve lo dimenticate. Allora prendetevi questi 3 secondi per cliccare sul like di questo video, sulla fiducia, per iscrivervi al canale e cliccando sulla campanellina per essere avvisati quando io tiro fuori un nuovo video. Così sarò io ad avvisarvi. Qui siete comunque sempre benvenuti. Allora, quale sigla mettiamo? Quella con le foglie? Quella elettrica? Il neon? Quale sigla mettiamo? Prima di affrontare l'argomento di oggi, voglio rendervi partecipe delle migliorie che ci sono state, o per i tentativi di migliorie che ci sono stati nello studio, angolino, gazzabubbolo. Nuovo microfono collegato al computer per registrazione, spero migliore, perché comunque devo ancora vedere se la resa audio è migliore di quella dei video precedenti. Lo verificheremo. Sembra molto pro, non è costato una cifra importante. Doppia luce, prima ne avevo soltanto una, adesso ne ho 2, vediamo se va meglio. Insomma, si cerca di fare in modo di migliorare il posto dal quale parlare. Fatemi sapere nel caso nei commenti se ci ho preso, se è migliorata la cosa, se vi piaceva di più prima, se non vi piace per niente, se state andando via. Argomento del giorno: Mavic Air prima generazione, nato nel 2018, rivoluzionario, ultra leggero, 430 grammi, molte feature come i comandi gestuali, possibilità di arrivare fino a 2 km di distanza. Il Mavic Air è nato nel 2018 in 3 colorazioni. Quando è nato, nella posizione richiusa, era davvero rivoluzionario perché è davvero molto molto piccolo, ma robusto, massiccio, stabile quando, questo lo vediamo dopo, quando era in overing e comunque anche con vento piuttosto importante. Ma prendiamo, almeno parliamo con lui tra le mani. Ha quasi 150 grammi di differenza, lui sta ben sotto i 500 grammi, 430 per la precisione, decisamente più piccolo, tascabile, trasportabile, confronto al modello nuovo. Lo possiamo buttare tranquillamente nella sua piccola custodia dentro il nostro zainetto e lui è protetto e non dà problemi. Non è necessario avere lo zaino dedicato al drone. La fotocamera, qui ci sono forse una delle differenze maggiori. 12 megapixel per il primo modello, si arriva a 48 megapixel per il modello che lo ha sostituito. Maggiore intervallo di ISO, lui si ferma a 3200, il Mavic Air 2 invece arriva a 6400, e la risoluzione video, lui arriva fino a 4K a 30 frame al secondo, mentre invece il modello nuovo arriva a 60 frame per secondo, quindi fotogrammi per secondo. Anche il bitrate è passato dagli ottimi 100 megabit per secondo a 120 megabit per secondo. Tutte e 2 hanno sensori anticollisione sia davanti che dietro che sotto. Quindi stessa protezione durante il volo, che siate neofiti o poco esperti in generale, o anche per i più esperti, avere comunque la possibilità di preservare il drone grazie all'elettronica. Non si è perso niente o non si è guadagnato niente nel passaggio alla nuova versione. 3 ce n'erano, avanti, dietro, sotto, 3 ce ne sono. Tenete presente che sui fianchi non c'è niente, quindi nelle riprese laterali, se volete farvi inseguire e lui va lateralmente, non c'è possibilità di controllo. Che cos'è questa? Tendinite, sono anziano, lo siamo sotto. Quindi quando fate i voli laterali non avete la possibilità di preservare il drone se non dovesse voi accorgervi che c'è qualcosa contro il quale lui sta andando. La distanza percorribile dai 2 droni, anche qua c'è molta differenza. 2 km il primo modello, 6 km il nuovo modello, grazie anche comunque a quello che è il nuovo sistema di
comunicazione tra il radiocomando Mavic Air 2 OcuSync 2.0, che è molto meno sensibile a disturbi di reti wifi o interferenze in generale, mentre invece Air si appoggia al classico wifi. Però in CE mode, il sistema che si può utilizzare in Europa, ci permette comunque di arrivare fino a 2 km. Ora, chi è che ce lo manda fino a 2 km, a parte che non è legale, ma che ci fai con un drone a 2 km, tantomeno a 6? Diciamo che la potenza, il fatto di poter arrivare a 2 km mi fa capire che comunque, anche se io avessi un albero da qui a 100 metri, andandogli dietro, o una struttura, andandogli dietro, avrei comunque una buona resistenza ai disturbi, quindi non perdo il segnale. Ora ci sarebbe da aprire una piccola parentesi sul fatto eventualmente di portarlo in FCC, ovvero con lo standard americano, quasi raddoppiando la portata. A parte il fatto che non è legale, quindi non si può fare. Si fa in pochi istanti, ma non si può fare. Questa la dico per scopo informativo. Punto. Perché fare il passaggio in FCC nel caso? Semmai non per portarla a 4 km lui, per fare in modo di avere una maggior protezione dai disturbi quando abbiamo un grosso ostacolo davanti, cioè tra noi e il drone, tra il radiocomando e il drone. Magari stiamo facendo un orbit intorno a un edificio importante o comunque che può recare disturbo. Ecco, averlo in FCC ci darebbe una maggior resistenza a disturbi potenziali, quindi perde il segnale, va in RTH, quindi return to home, il drone si scollega, torna alla base, d'accordo, però voi andate un attimo in panico. Autonomia delle batterie. Nominalmente abbiamo qualcosa come 34 minuti per l'Air 2 contro i 21 dell'Air. Continuo a chiamarlo Air. Nominalmente 34 contro 21. È una grossa miglioria, però è anche vero che Mavic Air 2 è decisamente più grande, meno portatile di questo piccolino, quindi la batteria è superiore. Dopo 2 anni c'è anche una tecnologia migliore. Quindi perché scegliere il Air invece che l'Air 2? Ovviamente il discorso del prezzo. È possibile trovarlo senza molto sforzo su vari siti di usato, prezzi poco sotto i 400 euro. Poi in base alla configurazione, alla dotazione di batterie, accessori che il venditore ha acquistato nel tempo, possono salire. Sta a voi decidere quale può essere un buon prezzo, sempre paragonandolo magari a un'analoga configurazione con l'Air 2. Ovviamente, ma questo non ve lo dico io in generale, quando si parla di cose di questo genere e non soltanto di questo genere, preferire qualcuno che vi può far vedere che il drone funziona bene, che non ha graffi o bracci storti piuttosto che scheggiati. Air 2 quanto costa? Si parte dagli 850 euro, si superano i 1000 euro, questo come prezzi di listino consigliati, poi magari trovate in giro anche qualche sconto. Comunque la differenza mediamente si può trovare intorno ai 300-400 euro tra un modello e l'altro, solo che spendere circa quei 400-450 euro magari anche per lui, ma con molti accessori e più batterie, confronto ai facciamo 800 euro di un nuovo Air 2, mettetelo voi sulla bilancia per capire qual è la cosa che può interessarvi maggiormente, qual è più sfruttabile. Il radiocomando dell'Air è veramente tascabile perché ha i stick che sono intervallo, lo prendo così ve lo faccio vedere. Eccolo qui, il radiocomando dell'Air è veramente tascabile, perché come vedete non ci sono gli stick in posizione di riposo, diciamo così, sono semplicemente, ma questo già lo sapete perché comunque ormai sono diversi gli altri droni che hanno copiato il sistema, sono posizionati qui dentro, quindi rimessi lì dentro si chiude e questo diventa veramente tascabile, possiamo metterlo senza possibilità di rompere niente dentro la tasca, più il drone in sé che è veramente piccolo e ci permette di mettere anche lui nell'altra tasca, siamo pronti per il volo.
No, sembra che io sto facendo il venditore di Mavic Air prima generazione, mentre invece cerco di far capire che l'avvento dell'Air 2, comunque pluripremiato, pluriscelto, plurivoluto, bla bla bla, ma anche plurivenduto, devo dire la verità, nel senso che rivenduto come usato, non perché sia un flop, ma perché probabilmente credo che la scelta di passare a un apparecchio che somiglia più a un Pro, quindi come dimensioni, soprattutto quando è aperto, no, anche quando è chiuso, decisamente meno tascabile del prima generazione, lo faccia uscire fuori dalla filosofia Air. Quindi potente sì, non come il Pro, ma un netto passo avanti in confronto al modello che nel 2018 era il modello più piccolino, che era lo Spark. Adesso ci sarebbe il Mavic Mini. Ho iniziato ad appassionarmi al mondo dei droni provenendo dalla passione comunque per la fotografia in generale, senza che essere passato da reflex o similari cose del genere, ma mi piace le foto fatte bene. Mi sono appassionato al mondo dei droni, sono partito dal drone, mi dice su internet, del drone che le multinazionali ci nascondono, cioè una truffa che veniva venduta a 99 euro, scontata del 50%, l'avevo trovata su eBay a 36 euro, un drone senza GPS, dovevi staccarti per riuscire a farlo stare dritto in aria, ho usato 2 volte, rivenduto a 30 euro più 5 di spedizione, e a questo prezzo non ho truffato nessuno, ho rivenduto semplicemente il drone per quello che è. Sono passato poi dopo l'Apsan l'H501 SS, bracci non ripiegabili, e però molto molto divertente. Il problema è che non aveva lo gimbal stabilizzato, quindi le riprese che a me comunque piaceva fare erano un po' traballanti, ma il drone era decisamente divertente. Rivenduto per passare all'Apsan Zino, che era già 4K di risoluzione e la possibilità di avere un'immagine stabilizzata. Mi sono divertito tantissimo, tuttora è il mio drone da 700 grammi, quello più stabile in condizioni avverse, praticamente in qualsiasi condizione l'ho usato, non mi ha mai dato problemi di stabilità, mi trovo veramente un grande. Dopodiché è arrivato il piccolo Spark per avvicinarmi al mondo DJI, e poi dopo mi è piaciuto ho puntato il modello Air proprio perché molto potente, come più dello Zino, ma decisamente più piccolo, quindi più facilmente trasportabile, più versatile. Tornando all'argomento iniziale, se voi già avete un drone o magari non è 4K, però è più importante come formato, nel senso che è più grande e pesante, oppure non avete un drone e volete partire con qualcosa di affidabile, versatile, leggero, ma comunque molto stabile, 430 grammi di peso lo fanno stare in aria bello fermo, come tecnologia DJI per l'overing è pazzesco. In più i sensori di prossimità evitano che magari il drone si stampi contro qualche cosa proseguendo o in retromarcia. I sensori che ha sotto analizzano se per caso sotto c'è il fondo sconnesso, quindi sconsiglia l'atterraggio diretto, e potete prenderlo con le mani. Insomma, un prodotto decisamente fatto bene, al prezzo che vi ho detto prima vale la. Questa televendita è terminata, ricordandovi di cliccare mi piace questo video, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina. Vi ringrazio nuovamente. Vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video, l'uscita è in fondo a destra, attenzione al gradino, occhio,